Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio di K-News. Ieri era il 1° aprile, avete ricevuto qualche scherzone? Vi hanno fatto qualche pescione? Ai miei tempi si tagliava un pesce con la carta, gli si metteva lo scotch e si appiccicava alla schiena del nostro compagno di classe. Calcolando che adesso i compagni di classe li vedete tramite PC diventa un po' difficile, quindi fateci sapere se avete ricevuto o anche fatto qualche scherzo, scrivetelo nei commenti sotto a questa puntata di K-News. Noi non abbiamo scherzato assolutamente, anzi ieri abbiamo dato un annuncio importante, quindi controllate tutti i nostri social e invece adesso, seri come non mai, inizieremo a parlare delle nostre K-News. Partiamo da un episodio molto lieto avvenuto la scorsa settimana. Durante una live in occasione del proprio compleanno, Yuno degli 80s ha ricevuto una telefonata di auguri dal suo compagno di gruppo Minghi. Magari ti chiamerò, rotolina amorosa, No, non lui, ma lui. Non è la prima volta che i due membri si ritrovino a parlare al telefono durante una live, ma in questo caso la notizia ha fatto particolarmente piacere agli etini. Il motivo è semplice: da quando il rapper si è preso una pausa per motivi di salute, è solamente il secondo episodio in cui i fan hanno avuto l'occasione di sentire la sua voce. Gli auguriamo di poter tornare presto in forma. Ben 2 membri dei Victon sono pronti a tornare sulle scene, non come cantanti, bensì come attori. Il primo è Sejun, che farà il suo debutto cinematografico nel film Invicton. Ah no, quello era Invictus e parlava di rugby e di Mandela, quindi non c'entra un bel niente. Il film si intitolerà invece Her Bucket List e sarà basato sull'omonimo webtoon. Il membro dei Victon interpreterà un trainee. Il secondo invece è Byung-chan, che reciterà Affection, dove vestirà i panni di una guardia reale. In questo caso non si tratterà di un debutto, in quanto ha già recitato nella serie Live On. Comeback in arrivo per i giovanissimi ENHYPEN, i 7 ragazzi usciti dallo show Island che ci ha accompagnati per gran parte dello scorso anno, dopo aver debuttato a novembre del 2020 con l'album Border Day One e la title track Given Taken, riscuotendo un discreto successo, sono pronti a tornare con nuova musica. La loro agenzia infatti ha rivelato che starebbero preparando un nuovo comeback per il mese di aprile. Per tutti i fan e non solo sarà l'occasione di vederli di nuovo all'opera e valutarne la crescita artistica. Quanti già in hype per gli ENHYPEN? Il 30 marzo, durante una diretta su YouTube, è stato presentato il nuovo logo ufficiale delle Black Swan. Si tratta di un cigno color rosso scuro, le cui ali sono formate da una sinuosa B al contrario, mentre il collo e la testa da una S. Un bellissimo modo per unire elegantemente il nome del gruppo alle proprie iniziali. Non sarà il piccione della nostra Piccio Family, ma ci piace davvero tanto. I TXT sono diventati ufficialmente il secondo gruppo K-pop a piazzare 3 album per 5 settimane consecutive nella Billboard Top Album Sales Chart, grazie alla quinta settimana in classifica del disco in giapponese Still Dreaming, che si è aggiunto a The Dream Chapter Eternity e Minnesota One Blue Hour. I TXT hanno raggiunto i loro fratelli maggiori, i BTS, in questa ristretta elite. Per i Boy Scout a prova di proiettile però al momento sono ben 9 gli album che sono riusciti a rimanere per 5 settimane in graduatoria. Dopo un 2020 sempre al top e qualche mese di silenzio, finalmente le Mamamoo tornano a far parlare di loro. Un membro del quartetto, ovvero Wheein, sta infatti preparando un nuovo comeback da solista in uscita molto probabilmente questo mese. Per lei si tratta del primo ritorno da solista da settembre 2019 con Roar. Inevitabile la curiosità che ruota intorno al nuovo lavoro. Se il 2020 è stato l'anno della consacrazione del gruppo e dello straordinario successo di Wasa, può darsi che il 2021 possa essere proprio il suo. Chiudiamo, prima di passargli la linea, con un comeback molto gradito a Simon. L'avevamo annunciato nelle scorse settimane, ma ora finalmente abbiamo una data. Il 19 aprile uscirà il nuovo album dei Day6 intitolato The Book of Us Negentropy. A quasi un anno di distanza dall'ultimo lavoro uscito a maggio 2020, spezzato dal debutto della subunit Heaven of Day, il gruppo della JYP tornerà al gran completo. Nell'album infatti sarà presente anche la voce di Song Jin, recentemente partito per il servizio di leva, e anche se mancano ben più di 6 giorni indicati dal loro nome, non stiamo più nella pelle. E ora, visto che lui è così felice per questa grande notizia, non possiamo far altro che passargli subito la parola, quindi parola al nostro Simon con il suo Accadde Oggi. Aprile, vi aspettavate, amici? E invece no, perché è iniziato un mese nuovo, ieri era il 1° aprile e volevo farvi uno scherzo.
Dopotutto sono sempre così serio, ogni tanto concedetemelo, no? In ogni caso, come state? Ben ritrovati in una nuova puntata di Accadde Oggi, che poi se l'ascoltate tra un mese tanto nuova non è, ma a quel punto non sarebbero più K-News ma K-Halls. Che mestiere difficile che facciamo. Parliamo dell'album che è meglio. Oggi vi riporto al 2 aprile 2018 per l'uscita di Positive, il sesto EP dei Pentagon. Un titolo che spero vi accompagni anche in questa Pasqua in cui abbiamo bisogno di ottimismo, gioia, positività. È un album che non potevo non scegliere, vista anche la recente monografia dei Pentagon su Cluster K-Pop, anche perché tra le 6 tracce contiene la title track Shine, uno dei più grandi successi a livello mondiale del gruppo. Lo testimoniano i 217 milioni di views su YouTube, ma anche il fatto che la Billboard classificò la canzone al secondo posto tra le migliori canzoni K-pop del 2018, dietro a Bad Boy della Red Velvet, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa. Un pezzo di storia del nostro genere musicale che speriamo di avervi aiutato a ricordare e stimolato a riscoprire. Accadde oggi, ma accade anche oggi che siamo tornati con le nostre K-News. Il pubblico che ci segue è sempre più ampio e sempre più numeroso e noi di questo vi ringraziamo. Condividete queste news con il mondo e chiedete ai vostri amici, ma anche voi che ancora non l'avete fatto, di seguire la nostra pagina per tutte le novità e tutti i video che escono settimanalmente. Grazie a tutti come sempre, ci sentiamo la prossima settimana con le K-News.